Ok, ciao tribù, grazie mille per esserci anche oggi. Oggi abbiamo un'intervista molto molto delicata perché abbiamo qui un nuovo amico della tribù, del canale, che appunto vuole raccontarci il suo punto di vista che è molto importante perché siamo davanti ad una testimonianza molto preziosa e nulla ci dirà lui ci dirà lui quello che preferisce della sua storia e della storia anche di persone a lui molto vicine, appunto in tutto questo contesto delicatissimo. Marhaba, صباح الخير. صباح buongiorno. الخير, buongiorno. شو في ما في اليوم؟ كل شيء تمام. Bene, tutto a posto. كل شي تمام. Però non so come chiamarti, ti chiamo tipo Carlo, se va bene. Beh, mi puoi chiamare tranquillamente Emiliano, Okay, okay, che شكرًا. è il mio nome di battesimo qua nella chiesa cattolica, che non lo sto a nascondere, quindi Mh-mh. sì, perché io sono è vero che sono di origine palestinese, che ho la famiglia nella striscia di Gaza tuttora e sono tutti lì che vivono lì, però io vivo in Italia da tantissimi anni e qua mi sono battezzato scegliendo il nome di Emiliano, tanti anni fa, e quindi chiamami pure Emiliano oppure Amy. Amy per facilità anche, poi tutti gli amici mi chiamano Amy. Okay, va benissimo Emy, grazie mille. Allora, a noi interessa tanto la tua testimonianza perché appunto, ti presenterei innanzitutto come apostata dell'Islam che appunto si è convertito al cristianesimo, ma in Vero. particolare è interessante tutta la tua storia che io un pochino già conosco, perché è tipicamente medio orientale, cioè ne succedono di tutti i colori e ad un certo punto ci sono anche delle persone importanti della tua famiglia che vengono coinvolti in quelli che sono, i conflitti che vediamo in corso ancora adesso. Quindi ti Sì. chiederei magari se vuoi partire dalla striscia di Gaza, da quello che ti senti di dire, che magari riguarda appunto anche altre persone o la tua infanzia, fai come ti senti, ti Sì, ascoltiamo. io sono cresciuto all'estero perché mio papà è venuto via dalla Striscia di Gaza nel '68. Lui ha vissuto lì da quando è nato e quindi mi ha raccontato, io dai racconti di mio padre, sono venuto a conoscenza di tantissime realtà della Striscia di Gaza, del Mh-mh. conflitto israelo-palestinese, di Certo. quelle che sono le vedute delle persone, quindi i punti di vista delle diverse persone che vivono nella Striscia di Gaza. Io ho delle conoscenze della Striscia di Gaza, soprattutto il campo di profugo di Rafah, perché lì ci vive la famiglia di mio papà. Okay, quindi tuo E papà era gazzavo, giusto? esatto, sì, Ghazawi. Okay. E ad un certo punto scoppiano dei conflitti principalmente fra l'Egitto e Israele, se non sbaglio, e tuo padre che è ancora lì, è abbastanza giovane se ricordo bene, decide a un Sì. certo punto di combattere Sì, contro Israele. lui esatto, lui all'età circa di 18 anni, finita la scuola superiore, si è diplomato, era nella Striscia di Gaza, la guerra del '67 era successa da poco, la Striscia di Gaza era sotto dominio israeliano perché dopo la guerra di 6 giorni gli arabi, perdendo, hanno perso anche il dominio su Striscia di Gaza e Cisgiordania, quindi Israele è entrata, come anche adesso giustamente è entrata Israele nella Mh-mh. Striscia di Gaza per recuperare i suoi ostaggi, che secondo me è più che giusto dal momento che mi entri in casa, mi prendi la gente, mi rapisci, mi uccidi, mi li porti dentro, io vengo dentro a cercarli e quindi Cer vengo dentro con tutto l'esercito. E lui inizia queste azioni di milizie poco organizzate, con Mh-mh. armi rudimentali, ehm, fucili recuperati, forse anche roba della prima guerra mondiale, ehm, e cercano di fare queste azioni di Mh-mh. milizia che stanno nascosti nel deserto del Sinai e quindi fuori dalla striscia di Gaza
Ok. e sparano o sul confine oppure attraversando il confine vanno dentro, sparano contro l'esercito israeliano che Mhm, gira con le jeep che allora non erano i mezzi di adesso mhm, e quindi era più facile poterli sparare addosso. E poi mhm, di notte andavano a nascondersi nel deserto del Sinai, perché al confine tra Striscia di Gaza poi e Egitto ci sono i villaggi che sono sotto dominio mhm. egiziano, dove tu comunque lì vieni accolto, ti danno cibo, ti danno dove dormire, dove vivere. Ok, ma in quel momento l'esercito egiziano avrebbe dovuto reclutare le persone come tuo padre nella striscia, invece no, era già caotica la situazione. Sì, non era un'azione organizzata con l'esercito israeliano, scusami, egiziano. Mhm. E quello che ho saputo io, mio padre non ha mai avuto contatti con l'esercito egiziano. Erano azioni appunto di milizie, non era la OLP o la Palestine Liberation Organization, o quello che chiamano Munazzamat al-Tahrir al-Falastiniyya in arabo, era appena nata da poco e non c'era neanche questa grande Ok. organizzazione a livello di ala militare, e quindi erano sì delle azioni molto individuali. E, mh, e un episodio molto interessante che ci ha raccontati, che però ce l'ha detto solo a noi e non è una cosa che lui ehm, faceva pubblicità di sta roba qua, è che a un certo punto, mentre era nella striscia, nel Sinai, che si nascondeva con altri miliziani, di notte arriva un elicottero israeliano dall'alto con i fari accesi, fa luce su di loro mentre sono nascosti nei campi dove coltivavano cetrioli, quindi il terreno è arato, fatto a- in un modo che tu potevi nasconderti Mhm. sdraiandoti sul terreno perché è fatto come si dice, Fossi, ehm, fossati. fossi, esatto. Mm. Niente, arriva questo elicottero, fa luce su di loro, li vede mentre sono lì con gli armi, una voce in perfetto arabo, con un megafono, dice: Ragazzi, non vi vogliamo fare del male, lasciate le armi che avete, tornate a casa, pensate a lavorare, pensate a studiare, pensate a farvi una vita, a farvi un futuro. Rischiate di morire perché siete armati con delle armi veramente che non sono nulla al confronto della tecnologia che abbiamo noi, quindi lasciate stare e andate a casa. E lui lì veramente le si accende sta lampadina in testa, le arriva questa rivelazione che Mhm. alla fine di là non è che siano tutti così cattivi che non vedono l'ora di spararti o di farti fuori. Mhm. Loro non vogliono avere dei conflitti, quindi ti stanno invitando e infatti è vero che dopo un po' lui abbandona le armi, prende e se ne va via, va all'estero per studiare, laurearsi, emigrare all'estero, lavorare, farsi una vita dignitosa da un'altra parte. E dopo l'esperienza quindi di tuo padre nella Striscia di Gaza, che per fortuna esce dalla striscia, tu nasci qualche anno dopo e da lì in poi sei testimone diretto di quello che fanno i palestinesi in giro per il Medio Oriente. Chiamiamoli palestinesi anche se sappiamo entrambi che è un termine un po', però dobbiamo capirci. Lui va via, va in Giordania e studia lì e quindi studiando lì assiste a quello che nei primi anni 70 era il proliferare di tanti palestinesi che sono andati in Giordania come profughi dagli anni 60, che però utilizzavano la Giordania come una piattaforma dove armarsi e andare a fare delle azioni di milizia per cercare di sabotare il neonascente Stato israeliano. Quindi entrano, fanno delle azioni contro l'esercito israeliano nella Cisgiordania e in Israele. Azioni terroristiche, Mhm. rapimento di aerei, rapimento di persone, uccisioni, quello che riescono a fare lo fanno. A un certo punto i palestinesi in Giordania
con Yasser Arafat, cappeggiati da Yasser Arafat, decidono di fare una cosa un po' più furba. Dicono: perché dobbiamo combattere contro Israele se possiamo uccidere il re Hussein, impossessarci della Giordania, trasformarla da monarchia in repubblica e farcela nostra. Sono sicuro che i servizi segreti giordani sapevano di queste voci in giro, però non le prendevano sul serio, fino a quando le cose stavano iniziando a trasformarsi in un'azione concreta. E Mhm. infatti il re Hussein sopravvive a un tentativo di assassinio e Mhm. dopo l'esercito giordano prende in mano la situazione e dice: così non va bene. Ciao, Sì, sì. e quindi dopo nasce E una lì guerra civile. iniziano a propagarsi ancora, perché poi da lì si spostano e vanno in Libano, se non sbaglio. Esatto, quindi molti di quelli 10.000 palestinesi che sono dei terroristi criminali vengono Sì. buttati fuori dalla Giordania e vanno, passando per la Siria, vanno a finire in Libano. Mhm. E infatti non a caso, i primi anni 80 nel Libano abbiamo avuto la guerra civile. Esatto, Anche lì non erano libanesi tra di loro, erano libanesi e palestinesi. certo. Quindi prima cercano di sabotare la Giordania, non ce la fanno, vanno in Libano e si impossessano del sud del Libano. Nasce prima la guerra civile tra libanesi e palestinesi in Libano e a un certo punto entra anche l'esercito israeliano per cercare di sedare che Certo. l'esercito israeliano non aveva ambizioni né di occupare il Libano né di allargarsi, come anche adesso, non sono Sì, voleva entrati, vivere tranquilla, sì. vogliono solo stare tranquilli sul loro confine, quindi entrano per cercare di aiutare un po' i libanesi ad avere, diciamo, sovranità sul loro territorio, quindi avere controllo, perché i palestinesi erano un po' fuori controllo. In Giordania ce l'hanno fatta perché hanno mandato i carri armati, hanno bombardato dei villaggi dove c'erano questi palestinesi, hanno fatto fuori migliaia e migliaia di persone e poi dopo sono stati buttati fuori. In Libano non hanno potuto fare come hanno fatto in Giordania, bombardandoli direttamente così nei villaggi, quindi c'è stata questa guerriglia di strada, cioè, guerriglia urbana tra libanesi e palestinesi. E Sì. dopo entrano gli israeliani per cercare di sedare la cosa, e il che succede, la famosissima Sabra Shatila, di cui tutti parlano, che accusano Israele, che dicono Sabra Shatila, chi sente dice: ah, chissà cosa hanno fatto gli israeliani con i palestinesi in Sabra Shatila. In realtà Sabra Shatila era solo un conflitto libanese-palestinese, che però in questi villaggi di Sabra e Shatila, appunto, e gli israeliani erano presenti, loro circondavano questi villaggi, quindi avevano un po' sotto controllo la situazione, non volevano che nessuno uccidesse nessuno, ma c'è stata un'azione vendicativa dei libanesi arrabbiati con quello che è successo, sono entrati e hanno fatto un massacro contro i palestinesi che hanno ucciso qualche centinaia di persone. Sì. E da lì, anziché dire che sono stati i libanesi, dicono che sono stati gli israeliani, che non è vero. Sì, Nessun vabbè, ma israeliano ha sparato. è sempre stata Israele per qualsiasi cosa Sempre colpa accada. sempre colpa di Israele. Io tutte le mie sfighe le devo buttare su Israele perché Israele è Sì, quello sì. che è lì, mi dà fastidio e io, che ne so, mi uccidono i giordani, è colpa di Israele, mi È proprio uccidono i stata libanesi, è colpa Israele, di... certo. Sì, sì, sì. Quindi tu già da piccolo inizi a scoprire questi palestinesi, al di là dell'esperienza di tuo padre, che per fortuna non faceva parte proprio degli jihadisti, Corano, eccetera, No. però iniziano a creare caos e violenza in Giordania e vengono espulsi. Vanno in Libano, creano caos, violenza, guerra civile e a quel punto vengono espulsi anche da lì. E poi c'è anche il Kuwait a un certo punto, sempre nella tua biografia, dove ci sono sempre i palestinesi che rifanno sempre le Sì. stesse cose. Esatto, e in realtà mio papà laureandosi va a lavorare in Kuwait, e che,
una cosa molto interessante è che non tutti i palestinesi dopo la guerra civile in Giordania vanno in Libano, una parte vanno appunto in Kuwait. In Kuwait viene accolto Yasser Arafat con la classe dirigente di Monazamat al-Tahrir al-Falastiniya, che sarebbe la Palestine Liberation Organization. Gli danno campi di addestramento per addestrare ragazzi nei campi estivi dopo scuola, durante le feste di luglio-agosto, a maneggiare le armi e utilizzare le armi. Perché danno sostegno appunto ai palestinesi pensando da qua poi dopo andranno a liberare la Palestina un domani. Vivono in Kuwait dagli anni 70 fino agli inizi anni 90, quindi circa 20 anni, poco più, e succede l'invasione irachena del Kuwait. Quando Esatto. succede che entrano gli iracheni, i palestinesi, Yasser Arafat compreso, prendono le parti dell'Iraq e i palestinesi si vestono con tuta da esercito iracheno. Ai checkpoint i kuwaitiani che fino a ieri hanno accolto, dato lavoro, soldi, sostegno ai palestinesi, si ritrovano con i palestinesi ai checkpoint che li umiliano, li offendono e in qualche caso anche li uccidono. E quindi il popolo in Kuwait, ma anche il governo, scoprono che avevano avuto in casa loro fino al giorno prima una persona ingrata a cui hanno Sì. dato da lavoro, mangiare e armi e al momento giusto li hanno Li han utilizzati contro traditi. di loro. Mh. Dopo la liberazione del Kuwait il 27 di febbraio del 91, scusami, Okay. 92, Okay. 350.000, quasi un terzo di 1.000.000 di palestinesi che fino ad allora vivevano in vengono espulsi. Chi va in Giordania, chi aveva un passaporto giordano, Ah, piuttosto va in Giordania, oppure ci sono i passaporti provvisori giordani, che non sono delle cittadinanze vere e proprie, sì, sono sì. passaporti provvisori per palestinesi che vivono in Giordania, che è quello che avevo anch'io, che adesso non ho più perché sono cittadino italiano ormai. Ma questi, maggior parte di loro torna o in Giordania o nella Cisgiordania. Okay, in sostanza Eh, nella storia della tua vita i palestinesi hanno sempre perso, hanno sempre creato violenze e caos, hanno sempre fatto le vittime e non li ha mai voluti nessuno. Purtroppo sì. E poi c'è un'altra testimonianza, quella di Gheddafi in Libia, che anche lui a un certo punto negli anni '80 cerca Vero. di darli, sì, cerca di accoglierli, di tenerli lì. Noi lo sappiamo benissimo che a un certo punto anche lui prende, gli espelle 80.000 palestinesi che vivevano in Libia, dove in Libia c'era una vita dignitosa, ricchezza, soldi, Mh-mh, lavoro, mh-mh. e tu potevi lavorare lì, farti una vita dignitosa senza pensare al terrorismo e trascinarti dietro sempre questa cultura di un dissidente che deve sempre mettere il bastone fra le ruote. Mh-mh. In Libia, anche lì, Gheddafi prende e espelle tutti questi palestinesi che a un certo punto dice non ne posso più e li butta fuori. Li ha buttati fuori, ma è così, ma arabi tra di Okay, loro, del resto sì. musulmani tra di loro, sunniti, tutti sunniti, neanche dire sciiti contro sunniti, perché sono alla fine tutti sunniti. Però non si riesce mai a vivere in pace tra di... E poi ma vogliamo parlare della guerra civile che c'è stata nel 2005 dopo le elezioni di Hamas nella striscia di Gaza? Ecco, torniamo alla Lì- striscia di Gaza perché per noi è interessantissimo sapere che appunto tu hai lì ancora delle conoscenze che, così, parenti, amici, insomma quello che vuoi dire, e per noi è fondamentale capire a un certo punto cosa accade quando accade il 7 ottobre. Cioè, tu scopri un giorno ti svegli al mattino come tutti noi, era sabato, vedi le immagini del 7 ottobre con gli ostaggi, i cadaveri, eccetera, e, riesci a contattare qualcuno nella striscia di Gaza oppure dici: "Okay, vai, cioè io ho chiuso con voi, non voglio sapere più niente." Allora, la striscia di Gaza, io ci ho fatto una bella croce già nel 2005 quando hanno Mh-mh. eletto Hamas
perché questa è stata l'espressione di volontà massiva del popolo palestinese nella striscia di Gaza di non volere la pace e di non accettare di avere Israele al suo fianco. Conoscenti, parenti che tu hai nella striscia cosa ti hanno detto del 7 ottobre, dopo il 7 ottobre? Io ti dico la verità, sapendo che sotto sotto sia i miei parenti, che sono tutti fedeli all'autorità palestinese, contro Hamas, sia quegli altri che erano a favore di quello che ha fatto Hamas, hanno complottato assieme nel silenzio, nella omertà, nel non dire le cose, io dopo il 7 ottobre non voglio avere più a che fare con nessuno. Mio zio, non so come abbia fatto, tramite un numero sconosciuto mi ha mandato un messaggio lamentando che erano in un campo profughi non so dove, io per non dirgli ben te sta, gli ho solo bloccato il numero e ho cancellato il messaggio perché non ne voglio più sapere, perché a questo punto io personalmente l'ho vista così, c'è una certa complicità tra entrambi, perché è vero che loro sono andati anche in guerra civile e si sono massacrati, si sono messi in prigione tra di loro, si son fatte le peggio cose. Però quando si tratta di andare a fare qualche azione contro Israele diventano amici, si Son tutti coprono, si d'accordo, aiutano. sì. Perché adesso, soprattutto adesso che si stanno arrendendo centinaia e centinaia di miliziani di Hamas, guarda caso si arrendono, ma non dicono dove sono gli ostaggi. La gente che adesso sta uscendo dalla striscia di Gaza maledicendo Hamas, Sinwar nella sua tomba, che dicono Dio li fulmini nella sua tomba, e parlano male di Hamas, dicono che sono terroristi, però se li chiede poi dove sono gli ostaggi, non lo sanno. Ma i tunnel passano sotto le case, sbucavano nelle camere dei bambini. Mi vuoi dire che non lo sai? Cioè, è che quella lì è una merce di scambio e quindi la stanno tenendo, cioè c'è una certa complicità, o chiamala omertà, chiamala complicità, chiamala paura di denunciare, ma hai ancora paura, ma devi capire che adesso a questo punto la paura la devi mettere da parte, dovete dire dove sono, le devono liberare. Israele non Certo, tornerà indietro fino a quando non recupererà fino all'ultimo ostaggio, certo. quindi è inutile che stai zitto e non dici le cose, bisogna che le dici le cose. Io non ho più contatti perché rifiuto di avere dei contatti perché se ci fosse un po' di onore in uno di loro, avrebbe preso il telefono, chiamato dicendo gli ostaggi sono qua, venite e Mh. salvateli, cosa che non sta succedendo, quindi io sono ancora arrabbiatissimo. Hanno Quindi distrutto tutta la quando striscia. ci Dimmi. credo, ci credo. Quindi tu no come me fai fatica a pensare che a Gaza siano tutti innocenti. Non riesco a no, no, purtroppo no, perché non cioè, vogliamo dire che 1 su 2 milioni, ma quell'1 non riesce a capire dove sono, gli ostaggi e dire: "Sono lì"? Mi vuoi cioè i telefonini li hanno tutti, i mezzi di comunicazione ci sono, se uno vuol dire dove sono lo può dire. È che tu puoi odiare finché vuoi, quell'altro perché lui che ne so, Hamas, mentre tu sei più leale ad Al-Fatah e così. Ma Israele rimane sempre il nemico comune e quindi Sì. io non potrei mai sì, cioè non potrei mai andare a dire perché io gioco cioè, lo vedono come un tradimento, lo vedono come un atto di non so, è peggio convertirsi a un'altra religione, è peggio piuttosto che andare a tradire il tuo fratello e dire dove sta tenendo questi ostaggi, infatti non li hanno ancora liberati. Mh-mh. Chiaro, chiaro. Mamma mia, quante cose vorrei chiederti. Mi ricordo che una volta stavamo chiacchierando in privato e mi raccontavi che nella striscia di Gaza per anni hanno mandato i bambini a lavorare nella costruzione dei tunnel, ad esempio, e li facevano anche morire, perché un bambino non deve lavorare alla costruzione di Sì. un tunnel. Essendo che sono piccolini, esili e così riescono ad andare sottoterra e scavare più facilmente rispetto a un uomo adulto, tutta la forza lavoro di tutti quei tunnel che ci sono, che c'è una rete incredibilmente enorme,
è stata fatta da questi bambini in cui sono morti migliaia e migliaia di bambini, ma non abbiamo mai sentito parlare di questi bambini perché se lo vai a dire, poi dopo il mondo lo sa e se il mondo lo sa è un problema, non dobbiamo dirlo. Ma questo non è perché Hamas non vuole che la gente dica, perché adesso vengono fuori dicendo Hamas non ci lascia dire, non ci lascia denunciare, quindi per quello che la voce non arriva. No, la voce non arriva perché in realtà Hamas intanto paga, quindi i soldi arrivano. Che tu muoia perché sei andato a combattere o perché sei entrato a fare un'azione terroristica e ti sei fatto saltare, la famiglia riceve dei soldi e ci sono delle quote ben precise per un bambino mandato a farsi saltare, sono 25.000 dollari e 25.000 dollari in quel territorio sono soldi. Per un Mamma. bambino che muore, sì, in un tunnel, non lo so di preciso quanto pagano, non ho queste conoscenze profonde, però so che comunque pagano e quindi tu il rischio lo sai di mandare tuo figlio a fare questo lavoro, però sai che anche che se muore viene anche pagato. E questa è la striscia di Gaza, perché piuttosto che dire investo nella cultura, nelle università, nel costruire ospedali, sviluppare l'infrastruttura, fare delle aziende, produrre, dare lavoro, investono nella cultura dell'odio, nei tunnel, negli armamenti. Hanno avuto 20 anni di occasione per svilupparsi e fare qualcosa di serio. Cosa è venuto fuori nella striscia di Gaza? Niente. Niente. Io credo che potessero essere più ricchi della costa di Tel Aviv, sai la parte californiana di Israele? Io credo che avrebbero potuto fare una cosa simile sotto, semplicemente sotto, nella striscia. Potevano fare tutto quello che volevano, non hanno avuto la minima che poi loro dicono che è colpa di Hamas, ma secondo me intanto a ogni governato è il governo che si meriti, quindi li avete votati voi e quindi non venite a dire che non c'è lavoro, non c'è vita perché loro fanno, li avete votati voi. E poi, cioè, non lo so, che sviluppo c'è nella striscia di Gaza? Gli arabi poi stessi che ci sono anche lì tutto attorno, non è che vedono e dicono no, non va bene, non è giusto. Cioè, con la complicità di tutti gli stati arabi che sono attorno, vedono la striscia di Gaza e le condizioni in cui sta e la lasciano così. Okay, Non, sì, sì. è una, Insomma, questa è una circostanza, quello che descrivevi adesso, è realistica, che tu conosci, che gli altri arabi conoscono, che tutti hanno capito, tranne i filo-palestinesi. Sai che sono i miei preferiti? Quelli che fanno i cortei, che gridano "Free, Free Palestine", che girano con le bandiere, parlano di apartheid, di genocidio. Tu riesci a ragionare con queste persone? sì, certo. Free Cosa Palestine cosa c'è gli già. metti che io sono una filo-palestinese, adesso vengo da te e ti dico: "No, Israele si deve fermare perché sta facendo il genocidio." Cosa mi rispondi? Ti rispondo che la Palestina libera c'è già, non è che la dobbiamo liberare. Free Palestine, gli direi you don't have to free anything, non dovresti liberare niente, perché c'è già la Palestina libera. Dentro Israele ci sono, nelle città di Jaffa e attorno, Haifa, ci sono 2 milioni, non 2 persone, non 200, non 2000, non 20.000, non 200.000. 2 milioni di arabi palestinesi musulmani che vivono lì, che studiano lì, nascono, crescono, fanno la loro vita, chi vuole lavorare lavora, chi vuole studiare, chi vuole andare all'estero va all'estero, hanno passaporti israeliani e nessuno di loro si lamenta andando a girare Free Palestine, non fanno i cortei. Perché? Eppure sono palestinesi. E perché vivono nella libertà di uno Stato democratico dove vuoi fare Ramadan, lo fai, non lo vuoi fare, non lo fai, vuoi pregare, preghi, non vuoi pregare, non preghi, vuoi andare in moschea, vai in moschea, vuoi andare al pub a bere la birra, vai al pub a bere la birra, come si vive qua in Italia, come si vive nei paesi democratici, avanzati, civili, dove uno dovrebbe essere libero di fare quello che le pare. Mh-mh. E questi sono i palestinesi liberi. Il vero palestinese libero, il free Palestinian,
è quello che vive dentro Israele, perché Israele ti garantisce di vivere la tua libertà, non solo palestinesi musulmani, ma anche cristiani, Mm. anche drus, anche ebrei, quindi Free Palestine va bene, liberiamoli dall'ignoranza, liberiamoli dal governo dittatoriale di Hamas, che finora ha fatto dei massacri contro gli stessi palestinesi nella striscia di Gaza. Abbiamo visto i video ultimamente di chi era stato accusato di collaborare con lo Stato di Israele, Quello della tortura? esatto, Quello che e mi li hai mandato hanno. l'altro, mamma mia, mamma mia. Esatto, ci sono video, ma li ha scoperti l'esercito israeliano per caso, Santo. entrando ma io lo sapevo già perché questa non è roba nuova, questo lo sapevo, me lo diceva mio zio forse nel 2006-2007, che ancora allora qualche messaggio ogni tanto, e me lo diceva già da allora che li arrestavano, li torturavano, li picchiavano. E questo quando eri sfortunato. E quando sei fortunato che non ti arrestano, rimani in casa, ma non hai da mangiare, non hai le medicine, non hai niente, a meno che non tiri fuori i soldi. Quindi, secondo me, Mohammed Sinwar, che è il fratello di Yahya Sinwar, è quello che ha il comando. Non lo vogliono dichiarare, sta tenendo ancora gli ostaggi. Mm. Yahya Sinwar era stato rilasciato perché uno dice come ha fatto poi dopo a uscire dalle prigioni israeliane Yahya Sinwar, venire nella striscia di Gaza per progettare il 7 di ottobre. Questo è stato fatto perché a un certo punto Mohammed, suo fratello, rapisce nel 2006 Gilad Shalit, un soldato israeliano, e rapendo questo soldato, sempre con la tattica del tunnel, io arrivo col tunnel, entro nel tuo territorio, ti rapisco e dal tunnel ti porto dentro. Con questo unico soldato israeliano rapito, Israele per farlo rilasciare fa uno scambio di 1 contro 1000, quindi dà 1000 palestinesi dai prigioni israeliane per riprendersi Gilad Shalit. Gilad Sì. Shalit ritorna in Israele per abbracciare i suoi familiari e dalle prigioni israeliane vengono rilasciate 1000 persone, tra cui anche Yahya Sinwar, che si mette subito all'opera dicendo perfetto, se abbiamo rapito uno e siamo stati liberati noi che siamo 1000, se un domani entriamo e rapiamo 200, 300 o 1000 persone, quanto possiamo ottenere come Mercedes Camp? Quindi da lì viene fuori il progetto 7 ottobre, quello di entrare e rapire il più possibile israeliani per poter prendere tutti i palestinesi terroristi criminali che sono dentro le prigioni israeliane. Questo è il 7 ottobre in realtà, e questo è Yahya Sinwar. Maledetti. Sai quando, no, scusa, mentre ti ascoltavo non so Sei perché mi rimasta sono senza ricordata. parole? Eh? Sei rimasta esterrefatta? Sì, esatto. No, ma poi mentre parlavi mi sono ricordata anche della moglie di Sinwar. Sai quando dicono che i Gazawi stanno morendo di fame? Sì, certo. Ho visto, sì, con la borsa da 35.000 dollari, che non mi sembra Esatto. dipendita per niente. No, ma guarda, ma questo è sempre stato così. Hamas hanno avuto una quantità di aiuti sia in risorse sia in denaro, che loro vivono nel lusso, ma questo non è un segreto, me lo diceva mio zio. Secondo te cosa succederà quando finirà forse questo conflitto? Perché io Israele la vedo talmente tanto scatenata che non so se finiranno mai. Cioè, secondo me ha detto ok, adesso Ah, mai no, più. Libano, ma, Siria, Iran, Striscia di Gaza, West Bank. gua- Però ma dovesse guarda, finire, beh, intanto fino a quando non liberano tutti gli ostaggi, fino all'ultimo, no, chiaro. questo deve essere ancora una presenza militare. E, se sono morti, vogliamo i loro cadaveri. Cioè, vivi o morti Sì. devono tornare a essere liberi, tutti. E poi dopo Hamas deve essere completamente distrutta.
perché e non dico distrutta, non dico morti, ma si devono tutti arrendersi, essere presi, processati e messi in galera a scontare le pene per quello che hanno fatto. E poi dopo può passare in un secondo momento un'amministrazione ehm, civile della Striscia di Gaza e piano piano un piano di eh, quello che è la normalizzazione cioè, l'annessione in realtà, cioè l'annessione della Striscia di Gaza, annessa allo Stato di Israele, punto e basta, perché l'Egitto non la vuole, i palestinesi un secondo Stato non lo vogliono, e qui apriamo una parentesi molto piccola, non andiamo a parlare molto perché su questo potremmo anche perdere delle ore di video per dire la soluzione due Stati. La soluzione due Lo so. Stati non esiste, ma non perché non lo vuole Israele, ma perché non lo vogliono i palestinesi. La Non l'hanno soluzione mai due Stati. voluto. Quindi questo sarà l'annessione. Io mi auspicherei, io essendo della Striscia di Gaza, avendo la mia famiglia che vive lì, io se voglio il loro bene, questo sarebbe il mio auspicio. Annettere la Striscia di Gaza, liberare prima gli ostaggi, annettere la Striscia di Gaza e, la Striscia di Gaza e farla diventare una parte dello Stato israeliano, concedere a tutti i palestinesi dentro quella che chiamano la residency, e quindi diventano residenti dello Stato israeliano. E poi piano piano ci vuole del tempo, non è una cosa così immediata come in Italia, quando vivi qua, dopo anni di residenza fai la domanda e viene normalizzato cittadino italiano, diventi cittadino italiano dopo 10 anni di residenza. Uguale, dopo anni di residenza fai domanda e diventi cittadino israeliano. Chiaro. Senti, io ti chiederei adesso due parole se hai voglia di raccontarci del tuo passaggio dall'Islam al cristianesimo, così poi chiudiamo e poi se ci sono delle domande, magari Volentieri. sotto questo video Io ne rifacciamo un altro molto perché io volentieri, ci tengo molto molto, alla tua molto, presenza. molto volentieri. Intanto io nasco in una famiglia dove l'Islam non era neanche tanto presente, era una famiglia musulmana moderata dove sì, il Ramadan lo devi fare perché lo fanno tutti, lo devi fare anche tu, però non c'era questa grande presenza della religione musulmana nella nostra vita, però io, essendo una persona che nella mia mente penso di essere onesto intellettualmente, Mhm. io dico di essere musulmano, devo sapere cosa vuol dire essere musulmano, quindi a un certo punto da piccolo prendo il Corano e comincio a studiarmelo, frequento le scuole coraniche, inizio ad approfondire sempre di più la religione musulmana fino all'età di 17 anni in cui dopo tantissimi punti interrogativi, tantissime contraddizioni e tantissime cose che a me non mi sono mai andate giù del tutto dell'Islam, decido che non posso più identificarmi nel fatto di essere musulmano, quindi divento prima ateo e poi quando vengo in Italia divento agnostico per tantissimi anni, quindi abbraccio l'agnosticismo, sospendo il giudizio, non voglio essere né uno né l'altro, penso a lavorare, a vivere, a studiare e, Mhm. e poi a un certo punto nella mia vita arrivo ad un bivio in cui devi scegliere di essere qualcosa. Se tu sei spiritualmente sviluppato, hai uno spirito che veramente crede in Dio in fondo e non riesce a fare a meno di credere in una forza superiore, deve abbracciare una religione. E la mia vita in Italia, dopo tantissimi rapporti, amicizie, frequentazione della Chiesa Cattolica, ma anche studio della Bibbia, decido di diventare cristiano, quindi vado in chiesa, chiedo e facendo un colloquio con il vescovo qua nella città dove vivo, lui dice va bene e autorizza il mio battesimo, perché in Italia, non so se lo sai, se tu sei musulmano adulto, tu non puoi andare in chiesa a chiedere di essere battezzato perché la Chiesa cattolica non vuole.
e quindi se tu vuoi diventare cattolico devi passare prima per il vescovo che ti deve intervistare per capire quali sono le tue motivazioni e poi dopo da lì devi passare comunque per un percorso che è quello di fare il catecumeno e poi dopo un periodo eh, che è più o meno il periodo di Quaresima, che arriva alla Pasqua, tu affrontando questo percorso, il giorno di Pasqua fai anche il battesimo e infatti così è stato. Io il giorno di Pasqua del 2016 faccio il battesimo e divento finalmente cristiano e quindi rinasco in Cristo e la mia vita si trasforma e c'è una trasformazione completa a livello di pensiero, anche a livello di Mhm. sentimento, quindi trasformazione spirituale, sentimentale, emotiva e anche mentale, soprattutto mentale. Quindi i miei pensieri cominciano ad essere più chiari. Mhm. ehm, la mia vita non è più dominata da questo conflitto interiore di cosa sono, non sono, ma della pace che viene raggiunta nell'accettare di essere quello che sono, cristiano, e quindi Mhm. accettare l'amore di Cristo che c'è in me per tutti, per palestinesi, per israeliani, per ebrei, per musulmani, e volere una vita. Shukran Ktir. Afwan, è stato un piacere mio. Piacere mio, ti ringrazio tanto. Chiuderei qui perché ovviamente abbiamo fatto dei numeroni. Vabbè, dai, stasera faccio l'editing. Tagliuzzo. Grazie a tutti se avete seguito fin qui. Se ci saranno altre occasioni, se ci sono domande, le lasciate sotto e risponderò volentieri. E basta. E se ci sono altri sviluppi, ti ricontattiamo. Grazie mille per averci parlato della tua storia delicata e per averci raccontato tutte le tue vicissitudini medio orientali. Dai, poi facciamo il viaggio, allora Giordania e Israele. Grazie a te per avermi dato l'occasione, per offerto il canale, e grazie a te. Piacere mio, Afwan. Bye bye. Ciao a tutti, Gra- grazie. Ciao, ciao, grazie.